Verona deserta la mattina, fa già caldo comunque. C'è anche la mostra delle pesche, guarda. Il memoriale ai caduti di Bussolengo. Ovviamente guerra 15-18. Il canale Bifis. Che costeggeremo per un buon tratto sulla ciclopedonale. Il gabbiano si sta nuotando controcorrente, non potrebbe volare, però vedete, forse sta facendo esercizio per tenersi in forma. No. Perché la corrente qua è anche lì un altro, guarda, si girano. No, va di moda. Ti piace farsi trasportare di uno? Che scemo. Boh, Abitudini che noi non le gabbianesche. Due in cammino, mai in sincronia. vabbè. Allora, oggi siamo partiti da Verona, però visto il gran caldo e la lunghezza della tappa, Abbiamo bigiato. sì, abbiamo preso un autobus e abbiamo saltato parte del Lungadige, tanto ne abbiamo visto a sfare di argini, per cui abbiamo cominciato dopo Pescantina, dopo Pescantina e ora siamo già di fianco al canale Bifis, abbiamo già passato Bussolengo. Siamo vicini a Pastrengo, immagino. E niente, oggi arriveremo a Peschiera del Garda. bravissima, Peschiera del Garda, vedete, faremo anche un tratto vicino al lago e probabilmente concluderemo qui la nostra postumia. Via, non resta che camminare. Questo è un punto panoramico. Ecco la Ladice che scorre ai piedi della collina. Il ciclopedonale è il sogno di ogni escursionista della domenica, perché passa sopra tante vallette. Quella appena passato è la valletta del Gatto, con un viadotto, per cui è in piano. Poi immaginate andare in montagna e invece di fare su e giù per seguire i contrafforti della montagna, della collina, vi fanno proprio un sentiero in piano con un ponte che passa da una valle all'altra. Ecco, lì si vede bene, guardate. E non ci si può neanche perdere, tra l'altro. Questa invece è la valle delle fade, qualsiasi cosa siano le fade. Vedete? Tutto costruito su viadotti. Comunque è comodo, comodissimo, non ci lamentiamo. Si capisce bene la portata dell'opera su cui stiamo camminando e questo è un punto panoramico. Da sotto l'Adige. Ciao Adige. Ponte Tortella sul Bifis. Qui lasciamo la ciclopedonale, che più avanti là dove c'è una fontanella, però siccome l'acqua ce l'abbiamo ancora siamo venuti a fare la deviazione. E adesso si sale un po' nel bosco. Oh, guarda che bello. Dai che questa salita è finita. E salire la mattina, turu turu tuttu, col passo da lumachina, la 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 la.
Doccia pellegrina d'emergenza in arrivo. Sì, sì. Oh. Che noi ci si lamenta di quando piove e tocca mettere il poncio, ma poi quando si cammina... Ah! Ma poi quando camminiamo da tanto, fa caldo, un po' di... un po' d'acqua così spruzzata dall'irrigatore la chiamiamo in gloria. Mamma mia, forse siamo troppo pratici però. E intanto scegliamo in fretta. Stiamo camminando sopra i vigneti, in mezzo ai vigneti. Là c'è la nostra doccia pellegrina in funzione. E abbiamo lasciato anche Pastrengo. Abbiamo detto che era l'ultima volta che passavamo sotto la 4. Beh, avevano ragione, perché questa volta passiamo sopra, ma quella del Brennero. Per cui cos'è, la 22? Su e giù, se un altro spezzano la monotonia dell'asfalto. Che parte d'Italia potremmo essere? Vite, ulivi, strada bianca? Piemonte, Langhe. Vite, ulivi, gli ulivi in Piemonte. Beh, certo. Il famoso olio d'oliva piemontese, quello che mettono sulle freselle, Sulla bagna cauda. sul pane di Cuneo, non il certo. pane, quello famoso è quello di Cuneo, non quello di Sì. Altamura. Cioè, quanto avevi in geografia tu alle elementari? Vabbè, insomma, dove siamo? Era più Toscana che Piemonte, dai. Strada bianca, ho detto. No, siamo sulla Postumia. È quel momento della mattina in cui il sole non è ancora abbastanza alto da togliere tutta l'ombra del percorso, no? E per cui c'è una siepe, ci sono degli alberi, ombreggiano in parte la strada. E è in queste occasioni che la statura della pellegrinetta le viene in soccorso, perché lei gode dell'ombra più a lungo di me. qualche grado di sole in più riesce a sopportare, perché anzi in radianti, si misura in radianti sta angolazione. Va bene, siamo a 4 km e mezzo circa dalla prossima fontanella sul percorso. Comunque dovrebbe esserci anche qualche bar prima nel caso avessimo particolare sete. Caffè, secondo caffè di giornata. Sai cosa c'è dietro questo muro? Una birreria? No, c'è il parco termale del Garda Wow! con Qui possiamo mettere i piedini? fresche acque termali, pozzi dove nuotare, stare a bagno, rinfrescarsi. Questo muro serve per tenere fuori i pellegrini accaldati Ah, ecco, che capito. tutti sporchi e puzzolenti si butterebbero nelle pozze Oh. e rovinerebbero l'esperienza per tutti gli altri. Dai sempre buone notizie. Sempre buone notizie. Beh. Beh, tu ti puoi buttare in questa pozza qua se vuoi. Quasi quasi. Siamo nel ridente borgo di Colà. Voilà. Abbiamo appena lasciato la piazza del pozzo, c'è anche la fontanella perché il pozzo ovviamente è ornamentale. Dove ci hanno anche fatto i complimenti perché camminiamo. Quindi sono felice. Tra l'altro Sei felice? ho sponsorizzato bene la maglietta della mia amica Yolanda e tutti mi hanno chiesto cos'è. Sono curioso di questa cosa del rotolare. Eh sì. Ciao Yolanda. Ciao Yolanda. Pacengo, e ora sempre dritti finché non avvistiamo Sea Life e Gardaland, che dovrebbe essere là in fondo. Benvenuti a Gardaland col Green Pass, mi raccomando, senza Green Pass state a casa, non venite a rompere. Dove vai? Se Sant'Agostino è il cammino che vi porta all'autodromo di Monza, la via Postumia è il cammino che vi porta a Gardaland. Mancano solo le convenzioni per entrare.
per i pellegrini? Sì. Sì, perché il pellegrino c'ha tempo e vuole andare a Gardaland con lo zaino da 50 No, litri. ma si riserva quel giorno lì per andare a Gardaland. Va bene, là c'è il galeone dei pirati. No, era freschissimo quell'attrazione lì, perché è tutta sotterranea sull'acqua. Finisci di allettarmi, Fresca, fresca. di farmi avere la salivazione da Gardaland. Guarda lì, montagne russe. Ma noi andiamo verso il lago. Vabbè, dai. Ed eccoci al lago. Yeah. Al lago, prendere il fresco e qualcuno puccia anche i piedini. Su questo cammino mi è mancato il guado, no? E sarà che è mancato anche a voi, quindi dobbiamo Adesso recuperare. recuperi, mettendo il bagno ai piedi nell'acqua del lago. Eh sì, C'è anche il gabbiano, guarda. È fresca? No, vai, puoi provare? No, no, è calda. Sì, è piccolina. Vabbè, la gente là fa il bagno, per cui. Questo è il più grande mare della Germania. Voglio ricordarvelo. Guarda che andiamo a prenderci anche la birra. E per questo è pieno di birrerie queste parti. E qui siamo in Germania, no? Non ce lo vogliono dire. Condividi. Papere alla carica. O via. Non fosse per il colore dell'acqua, che è nettamente migliore, potrebbe sembrare quasi da Spree a Berlino, no? Con tutti quei localini, però qua è più bello. Ecco, ma ci dica. Eh? Essere tedesco in Italia. Ma io sono italiano, però Sì, però viene spesso e volentieri scambiato per tedesco. oh, a casa tua. è il problema della gente che prende fischi per fiaschi. Ok, l'ufficio informazione di lì.